Cari amici di Hindu Channel, ben ritrovati. Oggi un'altra puntata di School of Trail Running. Oggi ci occuperemo di uno degli attrezzi più importanti per la nostra disciplina, ovvero la calzatura. E guarda caso ci troviamo da La Sportiva in compagnia di un 6 volte campione mondiale di corsa in montagna, Jonathan White. Benvenuto qui ancora in Val di Fiemme. Volkswagen. Ora tu che ormai ti sei ritirato dalle gare dopo una carriera straordinaria, oggi in La Sportiva di cosa ti occupi? Io sto testando tutta la calzatura per la corsa, faccio il sviluppo per la corsa e quella dà-mi anche una buona scusa per uscire e per andare a correre anch'io. Quindi cari amici di Hindu Channel, chi meglio di Jonathan ci può guidare nella scelta della calzatura ideale per fare trail running e chissà, forse magari un giorno anche una gara. Ma perché la calzatura è così importante nel trail running? Esatto, è un tema abbastanza complesso, ma quando parliamo del trail parliamo da terreno che ha tutti i tipi. Parliamo da trail molto tecnica, roccioso, parliamo da trail fangoso, parliamo di trail facile quando c'è il bosco. Vogliamo avere una scarpa che è adattata per i tipi di terreno che troviamo. Inoltre parliamo delle scarpe che vanno più sulle lunghe distanze e altre scarpe che vanno meglio su distanze. Quindi per la scelta della scarpa giusta una sorta di matrice tra il tipo di terreno che andremo a affrontare e la lunghezza del percorso, la lunghezza della gara. Esatto, sì, quando parlo da quale scarpa va meglio per un atleta o un corridore. Bisogna saper bilanciare questo giusto compromesso tra tipo di terreno e distanza della gara. Magari partiamo con una scarpa adattato per il beginner. Ok, quando chi inizia. Esatto. Qui è una scarpa molto comodo, c'è un bel cushioning qui per il comfort. Quindi una capacità di ammortizzamento qua sotto il tallone, diciamo. Ma talloni anche avampiedi. Ah, anche nella parte anteriore. Sì, okay. Una scarpa per chi viene dalla strada, per esempio, trovo molto comodo. Il primo step potrebbe essere questo. Sì, una tomaia non troppo estrema, ma comunque è protettivo con un po' di rinforzo e questa parte davanti, quando magari si batte i piedi contro una roccia, fa protezione. E che tipo di suola ha questa scarpa? Una mescola della gomma molto aderente, ma qui ti trovi anche i tacchetti abbastanza profondo. Nel caso di un terreno più morbido, più fangoso? Esatto. Per il beginner fa più confidenza quando vanno su terreno più morbido. Ecco, vedremo sempre un'accoppiata di diversi colori. Perché? Quindi questo è più per? Questo è colore di uomo, invece questo è colore per le donne. Sì. Quindi questo abbiamo detto per chi inizia. Uno step successivo, supponiamo, per una prova di lunga distanza. Sì, dai, poi qui ti trovi una scarpa adattata per la lunga distanza. E qual è la differenza? Vogliamo una scarpa molto comoda, una tomaia che respira, che traspira molto bene e poi un pacchetto suola bello ammortizzato, perché la lunga distanza magari dura molte ore, certo. Sì. Ecco, per aiutare i nostri amici che ci seguono, per lunga distanza quanti chilometri intendiamo? Dipende per ognuno, ma noi parliamo lunga distanza oltre la maratona 42 km. La lunga distanza è superiore ai 42-50 km. Però sappiamo anche che dopo molte ore di corsa il piede non è più lo stesso dell'inizio. Bravo, si gonfia il piede durante la corsa, poi così una scarpa così non è così strutturato che comprime. Quindi anzi, certamente questa scarpa ha un volume interno un po' più ampio rispetto ad altre che invece sono più fit, diciamo, più aderenti al piede, proprio perché consentono al volume
insomma, del piede di poter crescere. Esatto, quello è proprio giusto. Poi se guardiamo questa scarpa, per esempio, c'è un volume dentro nella scarpa più preciso rispetto a queste scarpe. E così il piede rimane proprio fermo sul terreno tecnico. Quindi probabilmente per una gara molto più breve. Più brevi, ma soprattutto una corsa su terreno più tecnico. Tu hai la lacciatura qua, usiamo il nostro partner BOA, usiamo per la chiusura. BOA Fit System. Abbiamo sviluppato una parte della scarpa che riesce a gonfiare il piede, ma comunque tiene molto fermo il piede dentro. E cosa fa questa? Fa proprio la confidenza in discesa e quando c'è il terreno irregolare, molto tecnico. E anche la parte alta, l'altezza della caviglia, diciamo dell'inizio della caviglia, aiuta nella precisione, nell'appoggio del piede? Sì, è vero, anche la parte posteriore tiene bene il piede fermo. Inoltre sul terreno tecnico c'è i sassi e il polvere, abbiamo tipo piccola ghetta qui sopra. Che impedisce ai sassolini di entrare, che sono probabilmente la cosa più odiosa che un atleta può provare, no? Qui parliamo di una scarpa molto leggera, è una scarpa morbida, leggera, molto flessibile per chi vuole una scarpa per andare più veloci sulle distanze più corte. Mi affascina molto questa cosa della chiusura col BOA. Non ha solo questa scarpa, ma ce n'è anche un'altra con la chiusura BOA. Esatto, questa è la nostra prima prova per usare la BOA Fit System su una scarpa molto particolare, proprio sviluppato per un'esigenza per gli atleti, per chi fa la gara di vertical chilometro. Una gara estremamente impegnativa, bisogna fare 1000 metri di dislivello e finisce la gara. E quindi evidentemente anche la suola giocherà un ruolo determinante, perché essendo una gara solo di salita dovrà avere un grip, no? Una presa molto alta. Sì, è una presa molto alta, ma soprattutto sulla parte anteriore. Certo. Non serve tanto aderenza sulla parte posteriore, perché sei sempre si corre sempre su avampiedi, e poi una scarpa che è molto leggera, aiuta quando ti devi portare 1000 metri. Sì, ogni passo è qualche grammo risparmiato, no? Se la fai leggera. E anche la chiusura con BOA è estremamente precisa. La costruzione consente una distribuzione della chiusura lungo tutto il piede. Esatto, è proprio così. Abbiamo voluto avere una scarpa proprio minima. Questo materiale è molto leggera, molto flessibile, e così la scarpa diventa molto pulito e la lacciatura rimane sempre dentro nella rotella. Certo. E invece una scarpa più tradizionale, una calzatura vorrei dire molto leggera, ma utile per cosa in questo caso? Ma questa è un'esigenza della distanza più corta rispetto a queste scarpe qui davanti. La leggerezza, come hai detto, rende la scarpa anche molto flessibile per chi vuole andare più veloci per il terreno, non troppo estremo. Senti, l'ultima cosa, noi ci troviamo in Val di Fiemme. Si può correre anche d'inverno, a fare trail anche... Sì, durante l'inverno non c'è una scusa per stare fermi. No, e poi parliamo delle scarpe invernali, usiamo la tecnologia di Ingore, la membrana impermeabile che va molto bene quando c'è l'inverno. Durante la stagione più fredda. Quando c'è bagnata, ma se parliamo della Val di Fiemme, la cosa più estrema magari... Una scarpa di genere, una scarpa anche chiodato sotto. Quindi che fa presa anche sul ghiaccio quando la neve è troppo dura e si rischia di slippery, no? di scivolare. Sì, infatti una nicchia dalla parte della corsa, ma comunque... Anche per far vedere, questa rappresenta probabilmente una nicchia, ma anche l'offerta della tecnologia dell'azienda in grado di coprire tutte le esigenze. Esatto, abbiamo atleti che fa la corsa in tutti i tipi di terreno e vogliamo avere qualcosa per tutti. Ancora qualche domanda, qualche consiglio? Per esempio la combinazione tra scarpa e calzino.
Sui calzini di solito la preferenza è per un calzino abbastanza fine per avere sempre una buona sensibilità. Okay. Quando vai, sempre parliamo del terreno tecnico, un calzino grosso magari Crea un po' più di cuscinetto e quindi non c'è quell'aderenza tra piede e scarpa così perfetta come si vorrebbe. Gambaletto corto, gambaletto lungo? Una buona domanda perché quando corriamo su terreno magari roccioso con il polvere ci vuole un po' di più altezza. Allora a questo punto direi che, cari amici di Enduro Channel, abbiamo visto un excursus di quello che può essere la proposta di calzature per il mondo trail running, passare dalle corte distanze alle lunghe, da terreni più duri a quelli più morbidi, addirittura quelli fangosi, non dimenticandoci il mondo invernale della corsa sulla neve. Dunque grazie ancora Jonathan. A questo punto, se ritenete tutto ciò interessante e vi piace, mettete like al nostro video e condividete con gli amici. In quanto a noi, ci vediamo alla prossima a correre ancora insieme. Grazie Carlo. A te.